Buongiorno a tutti. A volte si ringono parole di circostanza alla presentazione dei giocatori, però oggi è una cosa che mi fa piacere dire, perché quando feci la mia conferenza stampa in presentazione dissi che uno dei requisiti, se non il principale, era la voglia forte da parte dei giocatori che avremmo preso di venire a Cesena. E a volte questa voglia si esprime con parole belle, anche romantiche, però poi fattivamente sono i contratti che parlano. Ecco, Gianluca Frabotta ha accettato praticamente di firmare in bianco per noi, tanto era la voglia di venire qui al Cesena, di tornare in Italia, di misurarsi con un campionato come la Serie B, dove ha fatto molto bene a Cosenza, e quindi questo per me è veramente un segnale importante. Di fatto ha firmato un contratto per un anno con un'opzione di poter prolungare il contratto per un periodo pluriennale, quindi di fatto per diventare un calciatore del Cesena a titolo definitivo. Quindi questa sua motivazione, questa voglia di venire qui, per me possono veramente rappresentare il valore aggiunto per lui e per il Cesena. Quindi è un'occasione anche per ringraziare Gianluca, per ringraziare il suo agente, che sono stati assolutamente disponibili e hanno mostrato nei fatti questa volontà del ragazzo di venire qui a Cesena e tornare a lavorare in Italia, e con il sottoscritto, con il quale ho condiviso una fase importante della sua carriera iniziale alla Juventus. E quindi grazie Gianluca e grazie agli agenti che lo hanno assistito. Passiamo ora la parola a Gianluca Frabotta. Benvenuto Gianluca, partiamo con le domande. Innanzitutto ben arrivato e in bocca al lupo per la nuova stagione. Tu consideri Cesena una grandissima occasione, visto e considerato che gli ultimi anni non sono stati tanto fortunati. Sì, per me quest'anno qui a Cesena è una grande occasione, soprattutto poi dopo, come hai detto tu, gli anni scorsi dove magari non ho trovato continuità, e quindi io sono venuto qui con questa mentalità proprio di giocarmi la vita, perché è una grande piazza e sono contentissimo di essere qui. Buongiorno, Alessandro Burioli, Corriere Romagna. Prima ti chiedo una curiosità. La tua amicizia con Cioffi, cosa ti ha raccontato Cioffi, visto che mi sembra che abbiate un rapporto molto fraterno. E poi ti chiedo cosa non è funzionato quest'anno in Inghilterra, le differenze fra il calcio della Serie B e la Championship, non so se a livello fisico, cosa che ti ha penalizzato. Sì, con Andrea ci conosciamo da quando siamo piccoli, e c'è un'amicizia che è molto grande. Infatti per me sarà molto emozionante scendere in campo a fianco a lui, questo è una cosa certa. E poi per quanto riguarda l'anno scorso, sì, è stato un anno difficile, ci sono state delle difficoltà, però sai, quando trovi quelle difficoltà poi hai due strade, no? Io penso che ho scelto quella giusta, che ho continuato sempre ad allenarmi bene, perché sapevo che poi sarebbe arrivato un momento in cui c'è bisogno di riscattarsi. Penso che questo sia proprio quel momento, e mi sento pronto e ho tanta voglia di scendere in campo e fare bene. Ciao, ben arrivato. E quali sono le tue aspettative per questa stagione? Grazie intanto. Per questa stagione l'importante per me veramente sembra scontato, ma è dare tutto, perché è un'occasione veramente importante essere qui, e quindi cercherò veramente ogni giorno in allenamento di essere disponibile e dare tutto, e cercare poi sicuramente di giocare il più possibile, che è quello che mi è mancato negli anni scorsi, e di fare bene con il Cesena. Ciao, ben arrivato Luca Lavaglia della Storia del Carlino, buongiorno, ciao. Senti, arrivi qui in scivolata, no? Si inizia tra un secondo con la Coppa Italia, è chiaro che magari uno ha forse più piacere di farsi tutta la preparazione insieme con la squadra, però insomma arrivi a un attimo prima del via ufficiale, e come ci arrivi, appunto, come ti sei allenato, come hai pensato quest'estate, che condizioni sei, ti chiedo anche, conosci Mignani, lui ovviamente conosce te, come vi siete rivisti, insomma? Sì, no, io comunque mi sento bene, perché abbiamo iniziato lì in Inghilterra il 24 giugno, quindi abbastanza presto.
So che adesso c'è la partita di Coppa Italia, ma veramente mi sento bene. Per quanto riguarda il mister, sì, già ce l'ho avuto in passato e poi anche adesso, sti giorni, vedendo le idee, mi trovo molto bene con quello che sta spiegando. Ciao, buongiorno, benvenuto Giacomo Lucchi di Mondo Cesena e Tutto Cesena. Ti volevo chiedere più a livello tattico, sappiamo che fai l'esterno, il quinto di centrocampo a sinistra, se all'occorrenza sai anche fare il braccetto di sinistra nella difesa 3. Sì, io preferisco sicuramente giocare quinto, poi anche adesso sta succedendo che in allenamento capita di fare il braccetto, ma per me questa è una cosa in più, no? Magari penso che comunque lo posso fare, poi posso anche migliorare in quel ruolo. Due fattori da un punto di vista scaramantico. Da piccolissimo hai giocato nel Savio, che è il fiume di Cesena, che bagna Cesena. Purtroppo poco tempo fa l'ha bagnato anche molto. E la seconda cosa, sei nato il 24 giugno, ho visto, che è il giorno del patrono di San Giovanni, del patrono di Cesena. Scherzi a parte, comunque oltre all'amicizia di Cioffi hai anche altre, non dico trascorsi di amicizie o di che cosa sapevi del Cesena, insomma, squadra, Cesena città. Allora, ti dico la verità, comunque avendo un'amicizia veramente stretta con Andrea, il Cesena l'ho sempre seguito, bene o male. Poi non ho avuto la fortuna di magari venire qui allo stadio a vedere una partita, ci ho giocato una volta qui allo stadio, però non era contro il Cesena, quindi penso che la prima volta sarà sì, era con il direttore. Sì, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia con la Ternana. E quindi penso che la prima volta qui allo stadio con i tifosi sarà ancora più emozionante, no? Vedere lo stadio con tutti quanti i tifosi, perché comunque ho visto dalla TV, dalle foto, no, di Andrea tutto quanto, penso che dal vivo sarà ancora più bello. Tu hai conosciuto il grande calcio, avevi fatto un anno in Serie C, però hai conosciuto il grande calcio così d'impatto con la Juventus quando Pirlo ti fece subito giocare in Serie A. Poi hai avuto un po' di problemi, immagino fisici, perché ho visto che l'anno successivo hai giocato solo 2 partite a Verona, sei andato in Serie B a cercare il rilancio. Ti chiedo, hai fatto un po' di alti e bassi e l'ultimo anno invece in Serie B l'avevi conclusa alla grande, perché a Cosenza avevi giocato sempre quando sei andato dopo gennaio, trovando anche i tuoi primi gol, cioè comunque gol con continuità. Ecco, secondo te è stato troppo grande l'impatto iniziale oppure hai fatto un percorso adesso che ti ha fatto crescere, ti ha fatto maturare, cioè avevi bisogno di un percorso differente rispetto all'inizio, perché si parlò di te anche come prospetto per la nazionale all'epoca? No, sì, io penso che mi sono trovato in quella situazione e poi sono stato bravo a gestirla inizialmente. Poi come hai detto te, purtroppo appena sono andato via dalla Juve, che sono arrivato lì a Verona, dopo appena 2 partite ho avuto quel problema al tendine d'Achille che mi ha tenuto fuori tanto. Poi ho avuto un pochino una cosa dopo un'altra, che sai, poi è sempre difficile quando c'è un infortunio, poi magari te ne viene un altro, sempre cose piccole che però sono state, diciamo, fastidiose. Adesso la cosa importante è che mi sento veramente bene. È un anno importante, no? È un punto della mia vita, della mia carriera importante. La cosa importante quindi è che mi sento bene, veramente non vedo l'ora di iniziare. È solo sull'esperienza di Cosenza? Ah sì, sull'esperienza di Cosenza voglio ritrovare quel feeling lì, perché a Cosenza mi era stata data l'occasione di trovare continuità, no? Poi quando trovi continuità giochi con più fiducia, vorrei veramente ritrovare quel feeling che sentivo quando scendi in campo, no? Piano piano, allenandosi bene, e poi ovviamente devi anche dimostrare.
dici giustamente, no? Questa stagione è importante per il rilancio, le tue aspettative, ovviamente continuità a giocare è meglio che puoi, più che puoi. È chiaro che soprattutto nell'ottica del rilancio, ma anche della carriera personale, poi no? È chiaro che non è che qui facciamo sci, no? C'è squadra, il calcio si gioca insieme, è importante anche che vada bene la squadra per poter, no? Rilanciare la tua professionalità. E in che gruppo pensi di essere finito, come vedi il Cesena di quest'anno? Sì, prima che arrivassi, comunque parlando con Andrea e col direttore me l'avevano detto che c'era comunque un gruppo sano e dai primi giorni posso dire che è così, perché ho parlato con tutti i ragazzi, sono stati veramente disponibili sin da subito, mi hanno aiutato, sai, comunque ti chiedono un po', e devo dire che veramente c'è un gruppo sano. Anche il mister mi ha detto che questa è la forza di questa squadra e penso veramente che sia la verità. Dai primi giorni almeno mi è sembrato così. Avete altre domande per Gianluca? Grazie a tutti, ancora benvenuto a Cesena, grazie al direttore Filippo Fusco, grazie a tutti voi. Grazie. Allora, Gianluca.